Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi parliamo di soft bait e nel dettaglio facciamo un'analisi delle differenze fra l'utilizzo della testina piombata e l'utilizzo del piombo sull'amo offset. Analizziamo insieme quali sono le differenze fra queste due presentazioni, facciamo un dettaglio dei componenti, poi nella parte finale analizziamo un po' i pro e i contro sull'utilizzo di una o dell'altra presentazione. Partiamo insieme dopo la sigla. Come solitamente facciamo qui su Planet Spin, ho realizzato un documento di riepilogo per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Come dicevo nella parte introduttiva, oggi facciamo un ulteriore affinamento sull'utilizzo delle soft bait. È meglio la testina, è meglio il piombo sull'amo. Non vengono contestualizzate in questo video altre tipologie di innesco come la testina o il piombo ceburrasca oppure il pendolino rig. Sono tutte tecniche, inneschi particolari e poi andremo ad esaminare nel dettaglio nei prossimi video. Vi condivido qualche slide di questo documento. Come vi dicevo, oggi parliamo è meglio la testina o l'amo piombato nelle nostre uscite di pesca, ovviamente sia in mare ma anche in acqua dolce, perché le soft bait hanno un utilizzo a 360 gradi nella pesca a spinning. Riepilogo: siamo partiti con questa introduzione, poi passiamo alle caratteristiche, analizziamo i componenti che sono necessari per utilizzare una o l'altra soluzione. Poi nella parte finale di questo nostro video passiamo alla presentazione, l'interpretazione, quindi le tecniche di recupero e di lancio, e poi analizziamo un po' i pro e i contro di entrambe le soluzioni. Partiamo un po' con le caratteristiche. Quando parliamo di testine piombate ci stiamo riferendo a quelle che solitamente noi utilizziamo per innescare le nostre soft bait. Sul canale Planet Spin Fishing ci sono già dei video dedicati alle testine piombate, quindi ecco, non ci addentriamo molto nello specifico in questo caso oggi, perché vi passo il link per andare direttamente a guardare il video già che abbiamo realizzato tempo fa. Per cui ecco, a sinistra mostriamo la testina piombata, mentre a destra troviamo il piombo che viene utilizzato direttamente sull'amo. In questo caso si tratta di un tipo di amo dove è stato già forgiato il piombo, però ecco, possiamo anche utilizzare altri sistemi per piombare i nostri ami offset che vediamo andando avanti in questo nostro documento. Partiamo adesso con la lista dei componenti. Di che cosa abbiamo bisogno per poter utilizzare le soft bait con queste presentazioni? Ovviamente o della testina piombata al numero 1 oppure dell'amo offset. A secondo delle nostre specifiche esigenze possiamo utilizzare degli ami già provvisti di amo forgiato con il piombo integrato, o all'occorrenza possiamo utilizzare anche del filo piombato che noi andiamo a montare direttamente sull'amo. Questo è un filo che solitamente lo troviamo nei negozi di pesca e vengono utilizzati solitamente per la creazione delle spiraline per la pesca alla trota in torrente. Un'altra alternativa, ecco, che possiamo utilizzare per piombare il nostro amo offset è l'utilizzo di piombi specifici oppure del classico piombo spaccato. Ovviamente per ogni presentazione ci sono un po' i pro e i contro che ci consigliano l'utilizzo o meno di questi accessori. E poi ovviamente, per chiudere la lista dei componenti, abbiamo bisogno della nostra esca artificiale, che sia shad, quindi con testina paddle, oppure che sia pintail, quindi a coda dritta. Poco conta, perché oggi ci addentriamo principalmente sulla presentazione, quindi sulla scelta di quello che è la nostra testina piombata oppure l'amo. Quindi in base alle dimensioni, alla presentazione e all'esca artificiale che noi usiamo, possiamo scegliere la testina piombata che più ci aggrada. Come dicevo prima, ci sono già dei video dedicati alle testine piombate, quindi non ripetiamo questo
questi dettagli, però ecco dobbiamo sapere che in base all'esca dobbiamo utilizzare la testina giusta sia come forma, come dimensioni, ma soprattutto come lunghezza del gambo dell'amo, perché a seconda della dimensione, della lunghezza della nostra esca artificiale dobbiamo utilizzare un amo adeguato per evitare magari mangiate a vuoto ed essere maggiormente efficaci in pesca, soprattutto la lunghezza dell'amo. Un'altra cosa importante invece, se passiamo all'utilizzo degli ami offset, è quello di utilizzare tipologie di ami dove l'occhiello, quindi dove noi andiamo a innescare il nostro filo, deve essere sempre ortogonale alla presentazione, all'amo, e quindi per mantenere l'esca in assetto corretto, la punta dell'amo deve essere rivolta verso l'alto e l'occhiello deve essere mantenuto in assetto ortogonale. Altrimenti che cosa succede? Succede che andiamo a dare un nuoto scomposto alla nostra presentazione e perde l'efficacia. La dimensione dell'amo deve essere proporzionato alla dimensione dell'esca artificiale, quindi serve per ogni esca artificiale, per ogni soft bait, l'amo offset adeguato se noi vogliamo utilizzare questa tipologia di inneschi. Stessa cosa, ecco, per il discorso dell'amo piombato offset. A seconda della tipologia di esca artificiale che usiamo, che può essere imitazione di un vermone, può essere l'imitazione di un pesce foraggio, può essere l'imitazione di un gambero, di una creatura, dobbiamo scegliere sempre l'amo opportunamente dimensionato e il peso distribuito lungo il gambo dell'amo deve essere realizzato in modo che l'esca abbia un nuoto, abbia una sinuosità nel movimento durante l'azione di recupero, oppure sulla discesa verso il fondo quando noi facciamo delle presentazioni molto lente. Passiamo adesso alle prossime slide dove diamo delle indicazioni di come, quando e perché scegliere una tipologia di innesco o l'altra. Partiamo con la tessina piombata. Solitamente io la utilizzo in situazioni di pesca dove la nostra presentazione deve raggiungere una maggiore distanza, quindi il peso che noi abbiamo concentrato nella parte anteriore dell'esca artificiale ci permette una maggiore distanza di lancio anche in condizioni di vento contrario o laterale. La utilizzo anche in situazioni di pesca dove ci sono condizioni meteo marine un po' al limite. Se noi peschiamo in mare, mi viene in mente la presenza di risacca, di corrente, di onda, oppure l'interno fiume sui correntoni. Con questa tipologia di innesco riusciamo ad entrare molto prima in pesca e quindi la nostra azione risulta maggiormente efficace. Questa presentazione ha un rischio di incaglio medio-alto, ovvero quando siamo in situazioni di spot dove è possibile incagliare, con questa presentazione dove abbiamo l'amo esposto abbiamo maggiore possibilità di incaglio rispetto all'utilizzo di presentazioni di innesco con amo offset con piombo distribuito, perché abbiamo, ecco, in questo caso l'amo coperto dall'esca artificiale e quindi si riduce il rischio di incaglio. Ma quando utilizzare l'amo offset con peso distribuito? Nelle mie battute di pesca, diciamo, la preferisco quando vogliamo aumentare la sinuosità del movimento dell'esca oppure siamo in condizioni meteo marine di corrente normale, quindi possiamo permetterci, ecco, di anche rallentare la nostra azione di pesca o di pescare dovendo fronteggiare meno corrente in acqua. Per quanto riguarda invece l'interpretazione, ovvero la tipologia di nuoto in azione di recupero, io la preferisco la tessina piombata quando dobbiamo alternare delle diciamo azioni di recupero un po' più veloci, più sincopate, dove si alternano stop, ripartenze, twitchate, gercate verso l'alto e quindi dobbiamo coprire velocemente tutta la colonna d'acqua ed è una presentazione questa con tessina ideale per
le situazioni di spot a alta profondità o con forte corrente. Caso totalmente contrario, invece, la presentazione con amo offset con peso distribuito, diciamo, io la ritengo ideale per un'azione di recupero, quindi parliamo sempre di interpretazione, dove si alternano sì, twitchate e jerkate, come possiamo fare anche con quelle con testina piombata, ma dobbiamo coprire situazioni di pesca dove siamo un po' più lenti nella nostra interpretazione, oppure siamo in determinati spot su basse profondità. E questa è un po' la discriminante fra le due tipologie di innesco. Quindi, per quanto riguarda anche gli usi consigliati per condizioni e spot, ricapitolando, ecco, usare le testine piombate nella pesca in mare rende bene dalla spiaggia, dalla scogliera o in presenza di forte corrente e risacca. Invece, andando avanti, sempre per quanto riguarda la pesca, per esempio in interno foce, in cerca di spigoli, di spigole su fondali difficili, quindi fondali dove il rischio di ingaggio è molto alto, possiamo scegliere entrambe le presentazioni, ma in relazione anche alla profondità, alla presenza di corrente, possiamo orientarci maggiormente su quella con l'amo diciamo integrato nell'esca artificiale con la punta non esposta, in modo da ridurre la possibilità di eventuali incagli. In queste ultime slide che seguono invece facciamo un'analisi un po' dei pro e dei contro di entrambe le soluzioni di innesco. Ne ho elencate alcune, le principali, ma poi ecco, soltanto con un utilizzo e diciamo una nostra esperienza diretta con entrambe le presentazioni potremo scegliere quella maggiormente ideale nei nostri spot e nelle diverse condizioni anche meteomarine o di corrente che dovremo affrontare. Per fare un piccolo riepilogo, ecco, per quanto riguarda i pro, quindi i vantaggi dell'utilizzo della testina piombata, principalmente io la utilizzo perché ha una attivazione veloce della coda. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con questa configurazione, quindi più pesante nella parte anteriore dell'esca sul muso, si fa in modo che l'esca muova meglio e più velocemente attraverso l'acqua, aiutando quindi ad attivare il movimento della coda e favorendo anche l'attacco da parte dei predatori. Con questa presentazione l'affondamento è rapido e dritto, quindi l'esca affonderà dritta verso il basso e più velocemente. Con la testina piombata, tra i pro principali abbiamo una maggiore resistenza all'acqua, quindi la velocità di movimento generata dalla jig head fornisce una maggiore resistenza all'acqua verso la coda, che è necessaria per attivare il movimento, quindi oppone una maggiore resistenza e la sentiamo molto bene in canna durante l'azione di recupero, oppure in tanti casi è possibile fare anche una leggera trattenuta e vediamo che l'esca riesce a farci percepire le proprie vibrazioni, soprattutto con le esche dotate di paddle tail, ovvero quelle classiche shad. Per quanto riguarda invece gli svantaggi dell'utilizzo della presentazione con testina piombata, possiamo dire che l'esca è portata ad affondare dritta verso il basso e quindi non offre quell'azione di planata un po' più lenta che in tanti casi, ecco, può favorire una maggior presenza della nostra esca artificiale nella strike zone, mentre con la testina piombata noi dobbiamo fare un recupero magari più veloce per riuscire a far lavorare la nostra esca. Con la presentazione invece con amo piombato sull'esca, ecco, riusciamo a fare una planata ed è questa un po' la discriminante fra le due presentazioni. Siamo limitati in
ambienti diciamo strutturati, un po' difficili, quindi con la tessina piombata dove abbiamo solitamente l'amo esposto nella parte alta della nostra presentazione, anche se ecco, visto che l'amo si trova nella parte superiore dell'esca è difficile incagliare sul fondo. Tuttavia, quando noi andiamo in spot molto difficili con questa presentazione, abbiamo pur sempre l'amo diciamo esposto, e quindi a meno che non abbiamo un anti-alga, in tanti casi utilizzare questa tipologia di presentazioni su ambienti molto difficili dove il rischio di ingaggio è alto, rischiamo di perdere la nostra esca artificiale, quindi siamo limitati. Tra gli altri contro, ecco, svantaggi dell'utilizzo della tessina piombata, cito la minore versatilità dell'azione di recupero, ovvero andiamo sempre bene con il recupero lineare, più o meno lento, più o meno veloce, però ecco, se vogliamo dare all'esca artificiale un nuoto differente, quindi alternando cercate, alternando pause, ripartenze, diciamo che con questa presentazione con tessina piombata, diciamo, ci limita nella gestione delle fasi di recupero, quindi nella personalizzazione. Passiamo adesso invece alla presentazione con amo piombato. Analizziamo un po' i pro e i contro. Tra i pro, come dicevo anche prima, c'è un affondamento lento e quindi l'esca rimane maggiormente nella nostra eventuale strike zone rispetto a una jig head. Tra gli altri pro abbiamo l'azione di planata, quindi oltre al nuoto lineare costante che noi possiamo far fare alla nostra esca, nel momento in cui noi fermiamo il recupero abbiamo questa lenta discesa, e durante il recupero comunque se noi utilizziamo esche artificiali con la coda paddle shade, l'esca comunque avrà il suo nuoto, no? E quindi avrà sempre un movimento che può oscillare tra il rolling e wobbling a secondo dell'esca artificiale che noi utilizziamo. Per quanto riguarda il rolling e il wobbling ci sono già dei video dedicati sul canale, quindi se non conoscete il significato di questa terminologia vi invito a visualizzare quel video che è molto istruttivo. Tuttavia stiamo parlando del movimento sull'asse orizzontale e verticale, quindi nel movimento che fa l'esca artificiale durante l'azione di recupero. Piccolo break. Ritorniamo invece ai pro dell'utilizzo degli ami piombati, quindi c'è una maggiore adattabilità alla tipologia di recupero, a differenza della tessina piombata che ci limita. Invece con l'amo piombato noi possiamo personalizzare maggiormente la nostra azione di recupero, sia con velocità alternate ma anche stop, ripartenze, cercate, quindi l'esca risponde sempre in modo differente, in relazione alla nostra azione di recupero. Per quanto riguarda invece gli svantaggi di questa presentazione, parliamo sempre dell'innesco con amo piombato, abbiamo un movimento lento della coda, quindi se non recuperata abbastanza velocemente, l'azione molto molto lenta potrebbe non fornire la resistenza all'acqua necessaria per far entrare in azione la coda. In questo caso ecco, utilizzo il termine scalciare, perché se noi vediamo bene i video realizzati sott'acqua vediamo proprio che la coda dà proprio dei calci, e questo in acqua nei confronti del nostro predatore è un forte richiamo. Quindi se la coda non muove, se non ci sono vibrazioni, il nostro predatore è meno propenso ad attaccare l'esca artificiale. Un altro svantaggio dell'utilizzo dell'amo piombato è che ha una ridotta efficacia rispetto alle jig head, soprattutto se noi siamo agli inizi.
ecco, non riusciamo bene a capire se l'esca muove bene, come muovere la nostra esca artificiale, diciamo che è preferibile utilizzare maggiormente le testine piombate. In questo caso, ecco, diciamo che è necessario fare un recupero un po' più tecnico e utilizzarlo in determinate condizioni meteo marine, quindi non si adatta a 360 gradi come succede invece con le testine piombate. Dobbiamo ben capire quando e dove piombare la nostra presentazione. Varia a seconda della profondità, come dicevo prima, della presenza di corrente, ma anche della tipologia dell'esca artificiale che utilizziamo. Tra gli altri svantaggi dell'amo piombato posso riferire, ecco, della velocità di affondamento fissa, ovvero l'affondamento più lento può essere un limite se si ha bisogno che l'esca raggiunga velocemente il fondo e quindi siamo su alti fondali, siamo in presenza di corrente e quindi in questo caso con la presentazione con amo piombato, quindi col piombo sul gambo dell'amo, diciamo abbiamo maggiormente fatica a risolvere situazioni di pesca un po' al limite, quindi ecco non c'è una risposta che va a favore di una o dell'altra presentazione, ma l'utilizzo sta un po' a noi nel riuscire a comprendere nel modo più veloce possibile se andare in un senso o l'altro. Diciamo abbiamo fatto un po' un riepilogo, un recap, ma per quanto riguarda le esche artificiali, le presentazioni, gli inneschi, sto realizzando altri video per approfondire meglio questo discorso che è molto interessante, per cui ecco ricordo di iscrivervi al canale ma anche di abbonarvi perché avrete l'occasione di avere in anteprima alcuni video dedicati solamente ai nostri supporter, ai supporter del nostro canale Planet Spin Fishing. Ricordo inoltre che sul canale planetspin.it ci sono anche i link per acquistare i manuali e le guide che sono disponibili in formato ebook e cartaceo sullo shop Amazon. L'abbonamento e l'acquisto delle guide sono gli unici modi per supportare il canale e anche il progetto. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, commentate facendomi sapere la vostra opinione in merito a queste due presentazioni e noi ci vediamo al prossimo video come sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!